Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi andremo a vedere come si fa a fare una query di selezione e andremo a vedere anche un po' come sono le proprietà in essa contenute per riuscire a fare un po' tutti i tipi di query di selezione di cui potremmo aver bisogno. Allora, utilizziamo sempre il database Nordwind, che abbiamo visto anche nella precedente lezione, che anche in questa lezione lo trovate in download se lo volete scaricare. Praticamente lo apriamo, ovviamente chiudiamo le maschere se ci sono. E qui cosa vediamo? Vediamo che ci sono appunto delle tabelline e poi vediamo che sotto ci sono anche delle query. Ovviamente sapete che se non vedete le query, tasto destro, scusate, tasto sinistro qui e fate tutti gli oggetti di access così compaiono tutte. Vediamo che appunto qui ci sono anche delle query, quindi questo è il simbolino delle query di selezione. Ipotizziamo che la query di selezione la vogliamo fare noi, quindi ad esempio prendiamo i dati della tabella orders, andiamo su crea, menu crea e facciamo struttura query. Non fate quelle guidate, evitate sempre le procedure guidate che sempre sono, almeno a mio avviso, sono sempre un po' odiose e non vi permettono di fare nel dettaglio quello che fareste in 2 secondi con la struttura query. Quando entriamo qua, sulla destra ci propone le tabelle da voler andare ad aggiungere, comunque cliccando sulla tabella da aggiungi lui la aggiunge, però a me anche questa cosa qua non piace per niente. E chiudiamo questa cosa qua e ad esempio facciamo drag and drop della tabella order, quindi vedete io la trascino e la mollo. Quando la mollo, la tabellina order è dentro a questa query qua. Se poi vediamo in alto compare anche il menu contestuale quando facciamo una query e qui dice che è una query di selezione. Poi qui sulla sinistra mi dice di eseguire la query con il risultato oppure visualizza, che è la stessa cosa apparentemente, però l'esegui se andate a fare una query di creazione o di accodamento, quando fate l'esegui effettivamente crea la tabella su disco. Se invece fate visualizza, anche se è una query di creazione, non va a storare il dato ma visualizza solo il risultato. Su visualizza abbiamo una freccettina in giù, difatti ci permette di fare altre cose. Vedete, c'è la modalità struttura che è quella visual che stiamo utilizzando in questo momento, poi c'è la visualità SQL e c'è appunto il visualizza dati. Ipotizziamo che adesso tiriamo giù un paio di campi perché vogliamo vedere le informazioni per un paio di campi. Tiriamo giù questo e mettiamo il city magari prima dell'address perché vogliamo averli in modo inverso, ok? Se poi dopo premiamo su SQL in alto a sinistra, vedete, e qui lui praticamente cosa fa? Access, noi abbiamo semplicemente fatto drag and drop delle cose che ci interessavano, c'è scritto l'SQL in autonomia, quindi ha scritto select, customer ID, ship name, eccetera, da dove? From orders, ok? Lui ovviamente ha scritto il codice e non lo scrive pulito come potreste scriverlo effettivamente voi. Ad esempio qui non c'era nessun motivo per cui bisognava andare per forza andare a ripetere il nome della tabella, essendo che ce n'è una sola si poteva anche evitare. Comunque sia, lui scrive il codice per voi. Se poi fate la linguetta e premete struttura, ecco che ritornate alla modalità struttura dove è sicuramente più facile andare a lavorarci. Allora, qui una cosa importante, in alto a destra, prima di andare a vedere sotto, c'è la finestra della proprietà. Questa potrebbe essere una cosa interessante. Se premiamo proprietà, compare questa bella finestrina qua. Qui c'è una cosa molto importante, se lavorate con un po' di dati, magari avete anche tante query una dietro l'altra che si richiamano tra loro, è importante andare a modificare il timeout ODBC. Ok, qui di default è a 60. Se lo mettete a 0, è infinito. Cosa significa? Che se la query in 60 secondi, se c'è scritto 60, non si esegue, va in timeout, quindi si ferma. Ok? Questa è una cosa importante. Se invece lo mettete a 0, potrebbe essere anche che ci metta un'ora, però lei continua a eseguire finché non riesce a fare il calcolo o finché non esaurisce le risorse di sistema che in Access sapete che sono a 2 giga. Quindi questa è una bella cosa interessante. Qui gli potete anche dire, vedete, un'altra cosa interessante, primi valori. Ad esempio, vedete, io qua se faccio visualizza, ok, lui mi restituisce, se premo poi sul bottoncino che sta qua giù, così vado nell'ultimo record, mi dice che sono 48 record, ok, l'estrazione di questa query. Se io vado, ovviamente se cliccate sulla tabella compare un tipo di proprietà, se cliccate sullo spazio grigio che c'è qui sulla destra compaiono un altro tipo di proprietà, ok, se cliccate sul campo, su ogni singolo campo compare un altro tipo di proprietà ancora, ok, se cliccate qua ovviamente le proprietà corrispondono a questo campo,
dopo, non a questo, quindi attenzione a sta cosa qua. Però diciamo che la cosa più importante è clic sul grigio, sullo spazio dove ci sono le tabelline che tirate dentro, queste sono quelle importanti. Ipotizziamo che io voglio avere un risultato con i primi 10 record della mia query, così magari ho una query anche che mi tira fuori milioni di record che ci sta 20 minuti, se mi tira fuori 10 record ci sta un attimo, ma voglio solo testare il risultato magari. Quindi vado qua e faccio, ad esempio, voglio tirare fuori i primi 5 record, piuttosto che glielo scrivo io, ne voglio 10, ok? Mettendo il 10 qua, ok, quando io vado ad eseguirla, ecco che mi ha restituito i primi 10 record. E se andiamo a vedere l'SQL, lui ha scritto semplicemente di farmi il top 100, il top 10, ok? Se ci mettessi il top 20, ok, lo posso fare anche da qua, ok, faccio visualizza, ecco che mi compare i primi 20 record. Quindi diciamo ovviamente poi cambia la proprietà, anche qui cambia, e questo è importante perché se volete fare estrazioni ovviamente limitate potete fare questo, tutte ovviamente per mettere tutto. Qui ci sono altre proprietà, ve le lascio approfondire un po' con calma, ve le guardate, ve le testate e vedete un po' quello che potete fare. Qui potete dare anche una descrizione alla query, che ad esempio quando voi fate una query, ok, ipotizziamo che adesso la salviamo col dischetto, facciamo un underscore così sono sicuro che me la mette in cima, test. Sì, io poi vado a vedere la query test, ok, che è qui, e faccio tasto destro e poi faccio proprietà. Qui potrei mettere una descrizione perché magari devo ricordarmi che cosa fa la query, quindi faccio tasto destro proprietà e qui ci metto la descrizione. Quando premo ok e se rientriamo dovrebbe comparire, ecco qui la descrizione, vedete, quindi la potete mettere sia qui che facendo tasto destro sulla query. Se andate qui e fate anche dettagli, vedete, trovate anche la descrizione, quindi se fate la visualizzazione con i dettagli, oltre a data creazione e ultima modifica, trovate anche sotto la descrizione che voi andate a compilare, che potrebbe essere utile in qualche caso se ne avete bisogno. Ok, questo è quanto sulle proprietà. Altra cosa importante, perfetto, quando voi tirate giù una query, fate una query di selezione standard, ok, e tirate giù i campi, compare così. Ipotizziamo che volete selezionare tutti i campi della tabella, non serve tirarli giù uno alla volta, oppure con il tasto shift si va giù e poi si trascinano giù tutti così e si mettono dentro, ok? Si può anche fare in un altro modo. Se dovete tirare giù tutti i campi di una tabella per qualche motivo, ok, basta utilizzare l'asterisco. L'asterisco significa seleziona tutti i campi. Difatti se noi andiamo a vedere l'SQL, lui scrive select order.asterisco from orders, ok? Che è più pulito ovviamente di andare a tirarsi giù tutti i campi. Una cosa che non potete fare con l'asterisco è il raggruppamento, quindi ipotizziamo che tiriamo giù ad esempio questo e questo, vediamo cosa esce. Facciamo il customer, questo mi piace di più. Perfetto, se noi eseguiamo questa cosa qua, vedete io qua ho praticamente i dati che si ripetono, company H, ok, perché siamo sulla tabella degli ordini e company H probabilmente ha fatto più ordini, company H anche qui, però ipotizziamo che voi volete raggruppare il risultato, quindi per fare il raggruppamento del risultato in modo da avere sempre un'occorrenza univoca e che non si ripeta, si fa tasto destro in un qualsiasi punto dello spazio che c'è, scusate, o qui dove c'è il nome della tabella, tasto destro e si fa totali, no, si può fare dappertutto, è il totali, vedete, tasto destro in qualsiasi punto si fa totali e compare la formula, compare questa cosa qua, la formula, che dice di fare il raggruppamento. Difatti se noi andiamo a fare l'esegui, ok, vedete, adesso lui ha fatto il raggruppamento, abbiamo valori univoci, rispetto a prima ha fatto proprio un raggruppamento dei miei dati. Qui posso anche dirgli di fare anche altre cose, potrei dirgli di fare la somma, perché magari è un campo quantità, potrei dirgli tirami fuori il valore minimo che trova, che se è un numero trova ovviamente il numero più piccolo, se è un testo prende il minimo che trova sul testo, piuttosto che il primo valore che trova in occorrenza, perché magari avete la company H che si ripete più volte, però vi tira fuori il primo record che lui va a leggere in quel momento e dopo magari avete altri campi che vi tira giù informazioni differenti. E quindi facciamo il minimo, ecco che lui ovviamente mi trova l'1 in questo caso qua, perché ho preso il customer ID e così via. Piuttosto che volete fare un conteggio, piuttosto che la deviazione standard, avete già la formuletta fatta qua senza andare a fare cose particolari, piuttosto che volete fare un'espressione perché dovete fare una formula custom e queste le vediamo più avanti. Piuttosto gli dite dove. Allora qui vedete che c'è un fleghettino che questo indica se il campo deve comparire oppure no. Allora se noi adesso facciamo raggruppa
eseguiamo questa cosa qua. Ah sì, vedete, per avere un risultato il campo deve essere selezionato. Se non è selezionato non compare, quindi se io lo tiro fuori e faccio e copio ad esempio company H, ok, e poi tiro giù ad esempio order date e ci tolgo questa cosa qua, vedete, se io eseguo non compare il dato, perché magari io voglio tirare fuori l'order data, però gli dico dove è uguale a company H, ok? Quindi questo qui lo utilizzo come campo filtro, che poi potrei usarlo anche visualizzandolo così e lasciando il raggruppamento, così facendo io tiro fuori solo adesso questo mi va in errore, facciamo con questa data qua ad esempio. Ok, lui mi tira fuori solo questi ordini qua di questa data qua. Però se io non voglio vedere la data perché non mi interessa solo come filtro, allora potrei togliere la spunta, però lui comunque in memoria se lo tira fuori il campo anche se non ve lo mostra. Ma se mettete dove comunque va più velocemente, perché il raggruppamento, ok, se mettete un filtro sul raggruppamento lui usa la proprietà having. Se mettete il dove lui usa praticamente la clausola where, che è differente. Quindi se mettete il dove, prima lui applica il filtro a tutta la base dati e poi estrae i successivi record e fa i calcoli successivamente. Se invece voi mettete raggruppamento, ok, lui se avete calcoli li esegue su tutti i record e quando ha finito di eseguire i record va a fare il filtro che avete messo sotto. Quindi il dove è sempre più veloce, utilizzate sempre il dove se potete quando andate ad applicare filtri. Piuttosto dovete tirarvi giù anche l'order date, fate così, vi tirate giù l'order date qui, ok, e custom ID, poi ve lo ritirate giù un'altra volta e lo fate in dove, quindi mettete proprio il where in inglese dove, e qui ci mettete il filtro. Se lo mettete qui sapete che ci mettete più tempo ad eseguire la query. Qui appunto avete già capito che praticamente si mettono i criteri. Se vado giù è un oppure, quindi tira fuori questa data, oppure anche questa data qua. Quindi se noi andiamo a eseguirlo, adesso non ne ho beccate, vediamo che date ci sono. 24, questo qua, vediamo se riusciamo a tirarne fuori due. Ok, vedete è comparso anche il 25, quindi questo o questo. Se volete fare l'end, adesso vediamo se me lo becca così, dovete dirgli ad esempio mi devi tirare fuori questa data qua e poi fate proprio end e fate anche l'altra data. Quindi faccio lo zoom, vedete, usate l'end. Ok, scusate, ho detto una cavolata, dovete scrivere proprio end. Ok, questa è proprio la proprietà deve essere questo campo qua, deve avere sia questo valore che questo valore. Ovviamente adesso non restituirà niente perché non è veritiera, come, cioè non potrei ottenere un risultato con una condizione fatta di questo tipo. Oppure ci metto or, che è la stessa cosa di averlo scritto sotto, ok, e ho l'or. Però cosa succede se io questo qui l'or lo metto cancelliamo la condizione, lo metto sotto e poi ci metto un filtro anche qua, tiriamo giù un'altra cosa, name, order name ad esempio, ci mettiamo questo, uno col 24, questo qua ad esempio, e ci mettiamo questo, ok, lui fa il filtro solo 24 e questo nome e poi prende tutto quello che è del 25, ok, a prescindere dal nome che c'è qua, vedete, lui ha tirato solo il 24. Se io poi ce lo metto anche qua, vediamo se c'è non c'è un Roland nel 25, ma comunque se io volessi avere il filtro del nome anche sulla data del 25 dovrei ripetere il filtro anche sulla seconda riga e così via. Ci sono diverse righe che potete utilizzare. Se invece al posto di usare due righe voi fate così e ci scrivete or le due date e qui ci mettete Roland, lui estrarrà tutti i record dove sono 24 o 25 e che devono avere anche ship name uguale a Roland. In questo caso abbiamo visto che c'era solo per il 24. Quindi qua si tratta un po' di prenderci la confidenza, quindi sapete end deve essere questo e anche questo, or quello o quell'altro. E poi se è in riga ovviamente il filtro viene sempre applicato sulla riga, quindi se mettete un filtro qua non è valido anche per il filtro che mettete su un altro campo nel quale avete messo un criterio su una riga successiva, quindi sempre attenzione a questa cosa qua.
Bene, direi che qui abbiamo visto tutto. Se finite le colonne, che qui magari non bastano più, ok, vi mettete su un punto, magari ne dovete aggiungere una, potete trascinare, piuttosto che vi mettete ad esempio qua, andate sul menu contestuale progettazione e fate inserisci colonna. Avete bisogno di più criteri, andate qui, vedete che compare questa freccettina e fate inserisci riga, e qui lui ne inserisce altre. Adesso non si vede niente perché ho solo una riga. E così, diciamo che la query di selezione è questa. Vediamo. Se tirate giù l'asterisco, se avete i totali attivi, non potete tirarlo giù. Vedete, se tirate giù questo e fate totali, lui vi dà errore, perché con l'asterisco i raggruppamenti non possono essere fatti, perché il codice sotto si scrive in un modo differente, quindi non è compatibile questa cosa qua. Quindi quando andate col raggruppamento, quindi tasto destro totali, ok, ricordatevi sempre di utilizzare i singoli campi, cosa che comunque vi consiglio di attivare sempre per evitare poi il trasporto magari di record duplicati per qualche motivo. È sempre importante applicare i raggruppamenti e lavorare così. Ottimo. Ovviamente se avete un campo numerico, vediamo se ce n'è uno, ad esempio il shipping free, vediamo il shipping free, lo tiriamo giù e volete fare la somma, ok, qui andate qui e ovviamente gli date la somma, e qui dovete ovviamente avere il raggruppamento piuttosto che il max e il min. Ecco che lui poi fa la somma per ogni singolo shipping ID. Poi su questo database fate attenzione, perché quando eseguite le cose magari vi escono nomi differenti, piuttosto che quando tirate giù, come avete visto prima, tirate giù il customer ID e ci mettete magari il risultato company A, vedete? Io ci metto il filtro company A, in realtà dice che non è compatibile, perché sotto c'è quel modello che vi spiegavo l'altra volta delle relazioni, che difatti anche se analizziamo le tabelle facciamo, vedete, ci sono delle cose particolari sotto. Quindi usatelo per fare un po' di pratica. Poi se non funziona qualcosa e non capite perché, probabilmente per come è stato modellato il database. Alla peggio vi create un database voi, vi tirate dentro le tabelline senza le relazioni, potete lavorare su questa cosa qua. Anzi, direi che quasi quasi vi condivido questo con le singole tabelle, così non ci sono più problemi direttamente sulla lezione che trovate sotto. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Fate pratica e con la prossima andremo a vedere come si fanno le query di creazione e capiremo un po' tutto quello che ci sta dietro a queste cose qua. Come sempre lasciate un like se la risorsa è stata di vostro gradimento, condividetela nei social così mi aiuterete a far crescere il canale. Se non siete iscritti iscrivetevi. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!